Amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Sono qui in compagnia di Fabio Di Gioia. Buonasera. Che è venuto a trovarmi, sono qui nel mio frutteto e adesso ci dirà, o meglio mi dirà, come mi sono comportato seguendo proprio i suoi consigli riguardo alla potatura dell'albicocco. Lui in un Certo. altro video diceva l'albicocco non va potato come le altre piante all'inizio, prima della primavera, ma a settembre. A fine stagione. E io a settembre, da bravo alunno, ho fatto la potatura, ma adesso... Vi spiego anche il perché. Perché è una pianta che soffre i tagli, quindi una pianta che in questo caso, quindi i tagli, si può ammalare di una malattia che si chiama gommosi, quindi è particolarmente sensibile, quindi se si fa la potatura nel periodo in cui si potano le altre piante, gli altri fruttiferi, soprattutto se è tempo umido e tempo freddo, quindi le ferite cicatrizzano con difficoltà e questo può portare allo sviluppo della gommosi, quindi una pianta, una malattia che si manifesta con dei cancri che piano piano vanno a uccidere piano piano la pianta, e quindi questa pianta... E quindi ho fatto bene, giusto, a farlo a a settembre. settembre. E adesso allora il professore qui mi dirà se l'ho potata bene o no. Adesso facciamo un video al contrario, non come si pota, ma vediamo una pianta potata. Allora, dove ho sbagliato. In questo caso qui è stato lasciato, allora l'impalcatura quindi va bene, quindi con le branche 1, 2, 3 e 4 va bene. Se andiamo a vedere questa pianta dall'esterno, quindi l'unica cosa che mi viene da dire è che c'è questo ramo che nel prossimo mese di settembre andrebbe tolto, perché questo mi va a invadere, effettivamente stona proprio con tutto il resto, perché mi va a invadere in questo caso quindi l'altro ramo, diciamo, quindi più vigoroso e più bello, e quindi c'è un eccesso di vegetazione, quindi questo ramo qui a settembre andrebbe tagliato. E invece per il resto? Ce n'è un altro anche questo andrebbe tagliato, questo qui, perché c'è un ramo in concorrenza. Per il resto diciamo che più o meno ci siamo, quindi la forma più o meno è questa qui, andrebbe in qualche modo quindi tolto qualche ramo. Cioè, facciamo un esempio, lì cosa toglierebbe, cosa dovevo togliere, Fabio? Uno di questi andava tolto, sicuramente uno di questi andava tolto, e lasciati questi più esterni, come questo qui, quindi togliere questo e lasciare questo. Perciò la regola è cercare di tenere più quelli esterni e togliere quelli centrali. Quelli centrali, esatto. Ok. Le gemme sono... Le gemme si stanno aprendo, queste sono gemme a fiore, quindi come il pesco, anche l'albicocco, quindi ha delle gemme a legno e delle gemme a fiore. Queste sono delle gemme a fiore che si stanno aprendo. Qui possiamo vedere la differenza tra una gemma a fiore e una gemma a legno, quindi a parte la struttura che si vede, quindi si sta aprendo, si vede il fiore che si sta aprendo, ma proprio anche la struttura stessa della gemma. Questa è una gemma a legno che è appuntita, questa è una gemma a fiore che è più arrotondata. Perciò dalla gemma a legno nascerà un germoglio o una foglia, ok, mentre dalla gemma a fiore nascerà il fiore e poi eventualmente certo, il frutto. però dicevo, quella a legno si ferma lì, cioè può partire un altro rametto, un brindillo. Esatto, può partire un altro rametto. Okay. Come tipi di ramo l'albicocco ha gli stessi tipologie di rami del pesco, quindi brindilli, dardi e rami misti. La particolarità, diciamo, quindi dell'albicocco, come anche, diciamo, il susino, è che è molto ricco, si dice, di mazzetti di maggio. Vedete queste gemme di contorno qua, con una gemma a legno che è la parte centrale e le gemme a fiore di contorno, è un mazzetto di maggio. Si chiama mazzetto di maggio perché è come se fossero proprio dei mazzetti, proprio questi rametti qua. Bene, possiamo dare un consiglio per chi ama l'albicocco, visto che tante volte insomma muoiono queste piante, perché l'unico consiglio che posso dare è di cercare di non tagliarli troppo, perché spesso, anche quando ci si trova di fronte a piante di una certa grandezza, piante di una certa età, si tende a fare dei tagli anche severi.
bisogna cercare di non fare tagli molto severi proprio per questa sensibilità della pianta alla gommosi, quindi al cancro rameale. E poi un'altra cosa fondamentale, soprattutto nell'albicocco, cercare di masticciare le ferite, cioè le ferite vanno masticciate. E qui mi dà lo spunto per il prossimo video, dove vedremo Fabio Di Gioia con tanto di mastice andare a cicatrizzare la ferita. Alessandro, l'albicocco Pavio che vedete qui di fronte e Fabio Di Gioia soprattutto vi salutano. Buona e vi serata. Rimandano al prossimo video. Ciao, alla prossima!